Con poco più di 30 euro, anche spedizione inclusa, vi potete portare a casa questo microfono, il Fifine 669B. Corpo realizzato in metallo, è presente un selettore per il volume, comodo se siete impossibilitati a regolare dal sistema operativo. Consiglio di non aumentare troppo l'intensità, altrimenti se siete vicini all'oggetto potrebbe presentarsi qualche problema sonoro. Questo fatto della regolazione è ideato anche in base a quanto distanti siete dalla cattura. Avete sentito e state tuttora sentendo l'audio catturato da iPhone SE 2020. Questo invece è l'audio catturato dal microfono. Davvero non me l'aspettavo questa qualità. Potevo immaginare un po' di gracchio, alcune sillabe non catturate a dovere, invece va tutto nella norma. Ovviamente non è un audio di alta/estrema qualità, però va più che bene per un video YouTube. Di sicuro meglio dei microfoni preinstallati nei dispositivi, tranne iPhone. Un piccolo treppiede incluso, gambi non flessibili, quindi sono solo d'appoggio, sganciabile se eventualmente optate per un altro tipo. Grazie a questo supporto il microfono è regolabile nello spazio, offrendo una cattura orizzontale o verticale. Peccato che non ci sia un filtro anti-pop, non è indispensabile come il treppiede, però avrei speso qualche soldo in più per avere un'unica soluzione. Ci sono due colorazioni, io ho scelto quella nera, mi pare esteticamente più professionale, altrimenti c'è il rosa scuro. Se non sapete come applicarlo, configurarlo, collegarlo, nelle istruzioni rapide c'è scritto tutto, con esempi sia per Mac sia per Windows, oltre al testo anche immagini d'esempio. Al di là di quest'ultimi supporta anche altri sistemi operativi e più in generale altri dispositivi. Penso alle console di gioco come PlayStation e Xbox. Queste sono le caratteristiche tecniche. Ora alcuni test con audio originale, non anche in post-produzione perché si tratta di un qualcosa di soggettivo e dispersivo visto che si possono applicare tante modifiche. In questo momento mi trovo in posizione centrale a 40 cm dal microfono. Ora ho dimezzato la distanza. Ora le labbra toccano la sagoma del microfono. Sono ritornato a 40 cm. Provo a catturare da destra, ora da sinistra. Ora di nuovo in posizione centrale. Ho fatto una cosa un po' insensata, mi sono allontanato di 1 metro. Cosa appunto insensata perché questo tipo di microfono non è predisposto per le lunghe distanze. Mentre dicevo queste cose ho pensato ad un aspetto che manca, quindi che è facilmente presente nei modelli di fascia più alta, l'uscita per le cuffie. In questo modo siamo impossibilitati a controllare l'audio direttamente dal microfono in cuffia, quindi dovremo sempre fare qualche test prima della registrazione vera e propria, per capirne realmente la qualità dell'audio e specialmente il volume di registrazione e la cattura del rumore di fondo. Purtroppo non posso ancora fare una comparazione con un microfono professionale, altrimenti avreste sentito la differenza. Qualche tempo fa ho fatto la recensione delle Logitech G433 cuffie a filo con microfono modulare. Meglio allora quel tipo di soluzione o questo microfono qui? Dipende dall'uso. Faccio alcuni esempi. Se dovete comparire in videochiamata, magari è meglio non mettere 2 panini nelle orecchie. È proprio un fatto estetico.
E così utilizzate questo microfono, magari lo nascondete un po' per non renderlo visibile. Inoltre, se si fanno lunghe sessioni di registrazione, avere delle cuffie attaccate alla pelle per ore non è il massimo, può darsi che le orecchie vi facciano anche male. Con questo microfono traspirate, per così dire, siete liberi, senza fili addosso che passano per la schiena. Premiato, con questo prezzo si aggiudica la medaglia, nulla da dire in più. Ecco, lo vedo chiaramente per chi vuole spendere poco e probabilmente è ad inizio percorso. Se andate avanti dovrete di sicuro farvi un professionale. Dove è possibile acquistarlo? Attraverso questa pagina di AliExpress, che lascio ovviamente in descrizione. Inoltre, visto che questa piattaforma offre diversi codici sconto, di sicuro andrete a risparmiare sul prezzo di listino. Dai, in questo modo andate solo che a migliorare i vostri video, senza spendere chissà cosa. Dai, ci vediamo prossimamente.